Una volta cliccato nel link di descrizione apriamo questa pagina che vedete, scarichiamo col browser così, attendiamo un attimo in modo che farà tutto il download. Adesso io lo metto in pausa perché ho già scaricato. Una volta tutto il download facciamo scarica. Scaricata la cartella avremo, come vedete, questa cartella qua, comparirà questa, quindi vi finirà nel download oppure sceglierete voi dove metterla. Estraiamo il file così com'è, basta mettere poi ok e vi comparirà una cartella come questa, la stessa, con questi file all'interno. Copiamo tutti i file così, quindi con tasto sinistro facciamo entrare tutti i blu, tasto destro copia, inseriamo la chiavetta USB all'interno. Ecco, io l'ho già inseriti, quindi cosa facciamo per farvi vedere? Anzi, facciamo vedere bene l'operazione. Inseriamo la chiavetta USB, che è questa qua. Facciamo tasto destro, formatta, infatti 32 come vedete, formattazione veloce, avvia, ok. Aspettiamo un attimo. Perfetto. Vediamo, quindi apriamo la chiavetta, quindi clicchiamo col tasto destro e facciamo incolla. Copierà tutti questi file che vedete questi qua. Così dovete coprire così come li vedete, senza nessuna cartella, proprio uguali, identici come lo sto facendo io. Dopo che avrà copiato i file, estraiamo la chiavetta e andiamo in macchina, quindi vediamo il prossimo passo. Buongiorno a tutti, oggi vediamo come aggiornare il software della 500L, va bene anche per la X e per la 500 normale. Allora, prima cosa da fare è vedere ovviamente il software che montiamo, quindi inseriamo la chiave nel quadro, giriamo in modalità marcia senza metterla in moto, non c'è bisogno, aspettiamo un attimo appunto che la radio si accenda, poi allora in alcuni modelli tipo questo, che è diciamo uno dei primi, teniamo premuto setting per un po' di secondi, vedete viene fuori questa scritta qua, riclicchiamo setting, andiamo su general e vediamo che c'è la versione software che è installata. In alcune altre Unconet dobbiamo schiacciare in contemporaneo radio, media e browse insieme per 5 secondi, oppure alcune solo radio e browse, quindi provate o solo setting o radio enter qua, oppure radio, media e enter per 5 secondi. Una volta fatto schiacciamo qua e ritorna di nuovo in modalità normale. Poi nella chiavetta abbiamo messo il file che appunto vi ho fatto vedere prima, quindi una volta copiato tutti i file lo mettiamo nella solita chiavetta porto USB, che è l'unica che c'è, la inseriamo, aspettiamo un attimo, qualche secondo che fa la verifica. Come vedete, ecco, vedete che dice software update, quindi di attendere un attimo che controlla appunto la versione che ha nella chiavetta rispetto a quella attualmente montata, dopodiché lanceremo l'aggiornamento. Allora, come vedete all'incirca dice di non rimuovere la chiavetta, ci va, vedete, approssimamente 30 minuti di tempo per poter fare questa installazione, questo aggiornamento del firmware. Questo aggiornamento va bene per tutti i modelli, sia con il navigatore sia senza navigatore. Cosa c'è altro da dire? Mi raccomando, la chiavetta formattatela in FAT32, come vi ho fatto vedere appunto prima nel primo passaggio, dove abbiamo formattato sia la chiavetta e inserito i file sulla chiavetta. Appunto il file non va alla cartella intera, ma bensì l'interno della cartella, come abbiamo visto.
Allora vi può capitare che la prima volta mi dice errore, come è successo a me. Basta togliere la chiavetta USB, riaccendere col pulsantino la chiave e inserire di nuovo l'USB e riparte come vedete in questo momento. Quindi attendiamo questi 30 minuti e vediamo appunto poi dopo se è andato a buon fine e il cambio diciamo del firmware, che poi questo è l'ultimo che c'è al momento, è uscito proprio a luglio 2017. Ok, vedete, quando ho finito vi dirà questo e poi togliamo l'USB così, in modo che poi si riavvierà e vedremo se ha aggiornato il film, ma dicendo che appunto ha fatto l'aggiornamento è avvenuto, sicuramente il film è quello nuovo. E vi capiterà mentre sto aggiornando, passiamo la radio, adesso si vede il display ma si sente l'audio, e vi capiterà mentre aggiornate, appunto vi stavo dicendo, che si riavvierà un po' di volte, ripartirà, vi sembrerà da capo ma non è così, perché si riprende da dove aveva diciamo terminato il riavvio, quindi non preoccupatevi, è una cosa normale. Voi lasciate lì la chiave USB finché non ha completamente terminato con quella scritta che avete visto adesso. Io ovviamente ho tagliato il video perché ci va mezz'ora e più per fare l'aggiornamento, appunto. Quindi adesso l'aggiornamento è fatto. Allora, una volta aggiornato vedete che poi perde tutti i dati, quindi dovete poi rimetterli. Allora riproviamo a vedere, schiacciando setting, vediamo un po' se basta così oppure ha cambiato proprio il sistema. Allora mi sa che ha cambiato il sistema, perché vedete che così non va più, quindi proviamo radio e questo assieme. Neanche, quindi allora tutte e due più radio, eccolo qua, vedete, poi schiacciamo, perfetto, qui in generale vedete che la versione è quella nuova, l'ultima che c'è. Poi rischiacciamo questa e usciamo, anzi eccola, e riaccendiamo. Quindi avete visto, non funziona più col setting come prima, ma in contemporaneo radio, media e enter insieme per farlo funzionare. Perfetto. Ok, alla prossima. Ha cambiato anche qua, al prossimo tutorial. Ciao ciao.